Negli anni 70, nel mondo, esplode la musica rock. Tra concerti, eventi e classifiche internazionali, emerge un quartetto grintoso, quanto stravagante, che si farà strada fino a toccare l'apice del successo. Una voce, un nome arriva come una scossa. Freddie Mercury, amante della musica e determinato a divorare il mondo, lascia alle spalle la sua terra d'origine e si trasferisce in Inghilterra a soli 18 anni. L'età giusta per tutto, rock, palchi, pubblico. Si farà le ossa percorrendo molte strade, formando qualche band, ma nel 1971 si unirà ai suoi compagni destinati di palco, il chitarrista Brian May, il batterista Roger Taylor, il bassista John Deacon, formando i Queen e arrivando al successo con il loro modo di mescolare i generi. Attraverso il suo lavoro, circondato da molti amici, conoscerà e si innamorerà di una commessa, la dolce e sensibile Mary Austin, ed entrambi diventeranno protagonisti di una particolare storia d'amore che durerà per sempre. Freddie inciderà le prime canzoni e il successo sarà immediato. Viaggerà e si cimenterà con i suoi compagni su molti palchi. Preso da questa fortuna, andrà a vivere con Mary per diversi anni, ma arriverà ad un punto critico. La relazione tra i due comincia a raffreddarsi per via di un Freddie sempre più strano, più confuso. Soltanto dopo riuscirà a parlare con la sua compagna e ad aprirsi completamente. Il rapporto tra i due inizia in un certo senso proprio da quella confessione. La ragazza comprende le sue parole, le sue scelte e decidono in buon accordo di non vivere più insieme, ma di esserci sempre l'uno per l'altra. Freddie la fa assumere nella sua casa discografica e le compra un appartamento da $300.000 vicino alla sua bellissima residenza a Londra, così da tenerla sempre vicina, anche perché bisognoso frequentemente di consigli. Custodiva segretamente la sua vita privata, sempre. La consapevolezza di poter vivere liberamente la sua nuova vita lo rende felice, quindi è pronto per evadere. Nel suo nuovo mondo tutto divenne più diretto, più facile da raggiungere, così uscì dalla sua gabbia sessuale. Mary si rifà una nuova vita, sposandosi e diventando madre. Ma Freddie non rinuncia a lei e gli rimane sempre accanto, anche quando, anni dopo, il suo matrimonio finisce. Non la lascerà mai. Il giovane ormai si è fatto un nome nel mondo della musica. È un personaggio brillante, imprevedibile e straordinario. Era una rockstar prima ancora di incidere un disco. Era come un pavone, riusciva a tradurre fantasia. Era un uomo pieno di contraddizioni, estroverso, diretto e timido, travolgente e sensibile. Non amava la stampa, né essere intervistato, tanto che in tutta la sua carriera rilasciò pochissime interviste. Voleva vivere nel suo mondo, ogni singolo giorno della sua vita. Nei primi anni di carriera, il gruppo vestirà in modo stravagante e grottesco, esibendosi con dei siparietti strambi e teatrali. Le gesta dei Queen fanno impazzire il pubblico. Sono come dei fuochi che divampano e tutti ne rimangono affascinati. Quando entra in scena il loro leader, le sue performance sono abitate da un senso energico di onnipotenza. Eclettico, estroverso, comunicava con delle movenze feline, ricordando proprio i gatti, tra l'altro animali che amava. Utilizzava rossetti, smalti, tute aderenti dai toni sgargianti e scettri, uno spettacolo nello spettacolo. Appena saliva sul palco, lo dominava, qualsiasi palco fosse. Considerava la monotonia un male ed optava sempre per una vita fatta di eccessi. Aveva bisogno di pericoli ed eccitazione. Un vero cocktail esplosivo. Il suo essere trasgressivo e strano fino alla follia
lo spingeva a organizzare enormi feste esagerate, party sessuali fuori dall'ordinario e che non conoscevano limiti. Amante di rendere tutto scenograficamente grottesco. Durante il suo 39esimo compleanno, fece girare il video del suo nuovo singolo, Living on My Own. La festa carnevalesca, infatti, è un tripudio orgiastico di dame baffute e travestiti di ogni sorta. La sua carriera da rockstar era stravagante, ma soprattutto caratterizzata da scandali quanto enormi successi. Una figura che attraverso il suo stile selvaggio e la sua grinta riuscì ad ipnotizzare il mondo intero. Alcuni erano più che sicuri che la sua voce fosse magica e avesse il potere di afferrare le emozioni umane. Andava oltre le dimensioni. La sua vita fu dedita allo scrivere e al cantare l'amore, definendosi sempre una persona molto capace di amare, tanto che scrisse una canzone, Love My Life, per la sua compagna, il suo vero amore. Campione di sensibilità, eccentricità, talento e sfrontatezza, riuscirà a scalare le classifiche e a conquistare il mondo. Tutti quelli che hanno amato Mercury e i suoi Queen continuano a ricordarlo e a commemorarlo esclusivamente per la sua celestiale voce, il suo magnetismo trascinante e la sua ferocia, tanto da essere considerato il più grande frontman di tutti i tempi. Mercury fu autore di straordinari pezzi che hanno lasciato una traccia indelebile, un segno nel firmamento. Come possiamo non citarne una? Una canzone, un testo scritto segretamente da Mercury su un elenco telefonico e su pezzi di fogli, così che nessuno potesse assemblarlo e quindi rubarlo. Ebbe molte difficoltà nel pubblicarla perché questa canzone era diversa, strana per quell'epoca e molto complessa, anche per via della sua particolare struttura musicale, composta da 5 diverse parti principali, e a causa della sua durata di quasi 6 minuti, un tempo improponibile per un singolo rock dell'epoca. Le sessioni di registrazioni richiesero settimane di lavoro e fu curato nei minimi dettagli. Il testo della canzone, secondo alcuni, è il mezzo utilizzato dal cantante per dichiarare la propria omosessualità. Per i componenti della band è sempre stato un mistero il vero significato del testo, rappresentando la complessività del cantante. Come ha fatto a scrivere la canzone Bohemian Rhapsody? Come è venuta fuori? Come ha fatto a catturare tutte quelle parole, quelle composizioni di suoni e di cori? Da questo si può dedurre che Freddie andava oltre la spiegazione. Era un genio. Nel 1975 l'album fece un tale successo che arrivarono a vincere il disco di platino e rimase per settimane al primo posto della classifica inglese. Anno dopo anno i Queen si cimentarono in centinaia di concerti e i loro successi furono stratosferici. Ma stava per avvicinarsi l'anno della loro incoronazione. Nel 1985 fu organizzato un colossale concerto rock chiamato Live Aid, evento che ospitava una folla oceanica di spettatori. Nell'esibizione Freddie Mercury realizzerà quella che sarà definita come la più bella performance di sempre. I 20 minuti che cambiarono la storia. Un capolavoro live suonato e cantato da Mercury come un inno di battaglia, tanto che verrà consacrato come una leggenda. Per la band gli anni che seguirono furono periodi di enormi successi, scandali, incomprensioni, separazioni, ma ritornarono sempre al loro posto. Si sa, i Queen erano destinati. Era scritto così. Salirono su molti palchi, affrontando più di 700 concerti, riuscendo sempre ad incantare le persone con le loro canzoni, poesie rimaste nella storia e nella memoria di ognuno di noi. La nostra star visse ogni singolo giorno della sua vita. Era destinato ad una vita grandiosa.
ma il prezzo da pagare fu più grande di quanto potesse immaginare. Da diversi anni, a sua insaputa, conviveva con la sua condanna, una tremenda malattia che lo spegnerà pian piano. Ma non si arrese. Doveva a tutti i costi cantare e di conseguenza nascondere più a lungo possibile questo fatto ai media e al pubblico. Era costretto a farlo perché il gruppo ne avrebbe risentito tanto ed anche perché odiava qualsiasi tipo di compassione. I suoi amici più fidati e la sua compagna gli rimasero vicino e lui andò avanti con coraggio. Nonostante i dolori, andava ogni giorno in studio di registrazione per lasciare in eredità quanto più poteva della sua voce e della sua arte. Nel novembre del 1991, il 45enne Freddie Mercury lasciava per sempre il palco, i suoi Queen, la sua vita frenetica e la sua Mary. Dopo la sua morte, negli anni 90, le vendite dei dischi dei Queen aumentarono a livelli vertiginosi, tanto da superare i Beatles e i Rolling Stones. La voce di Freddie Mercury è probabilmente tra le 7 meraviglie nel mondo del rock. Il cantante aveva a disposizione uno strumento straordinario e lo ha usato in maniera incredibile. Un team di ricercatori hanno provato a condurre dei test per capirne il funzionamento, arrivando a dimostrare che Mercury avesse un'estensione vocale straordinaria perché è in grado di usare le subarmoniche e le sue corde vocali si muovevano ad una velocità superiore alla media. Dalla sua scomparsa sono passati decenni, ma il suo ricordo è più vivo che mai. Centinaia di statue in tutto il mondo lo raffigurano in suo onore. Perfino l'Unione Astronomica Internazionale gli fa un regalo, omaggiandolo con un corpo celeste che porta appunto il suo nome. Non si sa bene dove sia arrivato l'asteroide Freddie Mercury, ma senza dubbio il suo ricordo starà viaggiando tra le profondità dello spazio e la sua immensa voce starà smuovendo le stelle. Tutte le persone lo ricordano con affetto e amore. Ancora oggi le sue gesta, il suono peculiare della sua voce, rimangono più vivi che mai, immortali, immuni al tempo. Il suo ricordo vivrà per sempre.